Ciao a tutti, io sono Luca e in questo video volevo spiegare alcune parole ed espressioni italiane collegate a questo splendido oggetto. Questo video è pensato per quelle fantastiche persone che stanno imparando l'italiano come lingua straniera. Se sei una di queste e ti interessa parlare bene l'italiano, sei nel posto giusto. Come dicevo, in questo video volevo prendere spunto da questo oggetto per spiegare alcune parole. Cosa significa prendere spunto da questo oggetto? Significa usare questo oggetto come punto di partenza, cioè partire da questo oggetto e spiegare alcune parole collegate a questo oggetto. Innanzitutto, che cos'è questo oggetto? Come si chiama in italiano? Che sostantivo usiamo in italiano per indicare questo oggetto? In italiano questo oggetto lo chiamiamo marsupio. Adesso non so se lo vedete bene, comunque marsupio. Adesso la marca probabilmente l'avete riconosciuta. Ci tengo a sottolineare che in questo video non voglio sponsorizzare questa marca, voglio semplicemente parlare di questo oggetto, ovvero del marsupio e dei marsupi in generale, quindi singolare marsupio, plurale marsupi. Possiamo chiamare questo oggetto borsello oppure borsetta? No, questo oggetto si chiama marsupio. Si chiama così perché la particolarità di questo oggetto è che viene messo in vita, cioè subito sotto la pancia. Quindi in italiano diciamo mettere qualcosa in vita. In vita vuol dire lungo i fianchi fondamentalmente, non so come spiegarlo, comunque avete capito. Al posto della cintura. Se vi state chiedendo cos'è una cintura, ecco, questa è una cintura. In particolare questa è una cintura di pelle, una cintura di pelle nera, oppure una cintura nera di pelle. Questa è la cintura, questo pezzo qui si chiama fibbia, quindi questa è la fibbia della cintura. Singolare fibbia, plurale fibbie. Sentite che pronuncio una B molto forte proprio perché è una doppia B, quindi dico fibbia, non fibia, fibbia. Probabilmente conoscete la parola tibia, la tibia è un osso, no? Ecco, la parola tibia si scrive con una B e io infatti pronuncio tibia. Nel caso della parola fibbia si scrive con due B e come sentite io pronuncio la B in modo molto più forte. Sentite la differenza tra fibbia e tibia. Il marsupio non ha una cintura, ma ha quella che noi di solito chiamiamo cinghia. Noi questa parte qui la chiamiamo cinghia. Oppure cinghietta. Qual è la differenza tra cinghia e cinghietta? Cinghia è il sostantivo standard, cinghietta sarebbe il diminutivo. Quindi fondamentalmente il marsupio ha una cinghia che serve per metterlo in vita. Cosa significa mettersi qualcosa in vita? Significa mettere qualcosa come mettiamo una cintura, cioè lungo i fianchi, sotto la pancia per intenderci. Questa parte qui, cioè la parte terminale della cinghia, che poi entra qui, si chiama fibbia. Quindi la parte terminale della cinghia e della cintura si chiama fibbia. Poi di solito i marsupi hanno questa cosa qui. Come si chiama questa cosa qui? Allora, in italiano propriamente questa si chiama cerniera. Una cerniera, plurale cerniere. Una cerniera, delle cerniere. La cerniera si apre oppure si chiude. Alcune persone che vogliono sembrare più internazionali dicono zip e usano questa parola come se fosse maschile o femminile. Alcuni dicono la zip, altri dicono lo zip. Propriamente in italiano si dice cerniera, quindi la cerniera se è una, se sono due le cerniere. Ecco, per quanto riguarda i verbi collegati alla parola marsupio, io direi che il primo verbo che mi viene in mente è il verbo allacciare. Quando parliamo di cinture, per esempio le cinture di sicurezza della macchina, usiamo il verbo allacciarsi, quindi allacciarsi le cinture oppure allacciarsi la cintura. Allacciare propriamente vuol dire fare, in questo caso, nel caso delle cinture e delle cinghie, in ogni caso quando c'è una fibbia vuol dire fare questa cosa qui, cioè metterla nella posizione e poi bloccarla. Nel caso del marsupio, allacciarsi il marsupio vuol dire mettere il marsupio in posizione e poi fermarlo chiudendo la fibbia. Poi in riferimento al marsupio mi vengono in mente i verbi stringere e allargare.
Stringere è un verbo piuttosto particolare perché al presente ho io stringo, il passato prossimo è io ho stretto. Allo stesso modo tu stringi, tu hai stretto. Allora, sapete meglio di me che queste cinghie di solito hanno un sistema piuttosto complesso che non ho mai capito bene come funzioni, per cui il marsupio fondamentalmente si può stringere, cioè rendere questa circonferenza più stretta, oppure volendo questa circonferenza può essere allargata. Se il marsupio è troppo stretto, cosa devo fare? Devo allargare la cinghia. Se invece il marsupio è troppo largo, cosa devo fare? Devo stringere la cinghia. Tra parentesi, in italiano c'è un modo di dire molto simpatico che è proprio stringere la cinghia. In senso letterale, stringere la cinghia vuol dire stringere una cintura, quindi per esempio la cintura è troppo larga per noi, noi la stringiamo. Per esempio, se questa è la mia pancia, no? Facendo finta che questa sia la mia pancia, questa cintura mi va troppo larga, cosa devo fare? La devo stringere, cioè devo spostare questa cosa, usare un buco più stretto e quindi in questo modo ho stretto la cintura. Comunque sia, ritornando al modo di dire, in italiano c'è il modo di dire stringere la cinghia che fondamentalmente vuol dire fare economia, cioè spendere di meno e risparmiare di più. Per esempio, si può usare una frase come siamo in un periodo di crisi, bisogna stringere la cinghia, che significa che fondamentalmente bisogna spendere di meno, metaforicamente bisogna mangiare di meno e risparmiare. Poi ecco, poi la parola marsupio è collegata a una parola leggermente più tecnica nell'ambito della scienza, a una categoria di animali che si chiamano marsupiali, i marsupiali. Per esempio, il canguro è un marsupiale perché? Perché ha quella specie di marsupio davanti sulla pancia. Ecco, questi animali si chiamano marsupiali. Ecco, questo è quanto. Spero che questo video vi abbia aiutati a imparare nuove parole, nuove espressioni italiane. Qua in alto vi metto il link a un altro video che vi consiglio vivamente di guardare se volete ampliare il vostro vocabolario. Mi raccomando, dategli un'occhiata.